Un bel applauso per Mariss Lakstigala, Muriel Chemin. Grazie. Come here again. Thank you. The present and the future of Odradek. Thank you so much. Thank you. Welcome, ladies and gentlemen. I'm so honored and happy to be with you tonight, this afternoon, for the 10th anniversary of Odradek Records. Buonasera a tutti, davvero felice di essere con voi. We will share a little bit Italian, English, so I know there is a mixed public. How many of you are English speaker? Raise your hand, please. Okay, Italiani? Okay, so we will do a little bit half Italian, half English, and microphone is okay? Yes. Okay, so let's start. È un grande piacere essere qui perché è la festa di un sogno che è stato realizzato per tanti musicisti, per tanti amici. Allora il mio welcoming è for all the friends, all the musicians, for all the people coming from all over the world for this afternoon, this beautiful evening, but we have to tell a story, to share a story. Dobbiamo raccontare una storia, vogliamo raccontare la storia di John e Pina. Un applauso! John Anderson, Pina Napolitano. Allora, John, vorrei che tu salutassi chi vedi, insomma, e ci raccontassi un po' chi c'è. Allora, vedo innanzitutto tanti amici dalla nostra associazione musicale Progetto Odradek, che mi fa sempre molto piacere. Grazie di essere venuti. Vedo Marco Fumo, che sono molto contento di vedere, perché so che è stata un'avventura ultimamente. E forza che stai qui con noi, mi fa veramente piacere. Vedo anche gli amici che ci hanno aiutato a far crescere l'azienda, questo progetto, musicisti con cui abbiamo collaborato. Abbiamo appena sentito Mariss Lakstigala, che è il figlio di un direttore orchestra bravissimo con cui abbiamo collaborato all'ICMA in Lettonia. Infatti ha colorato Pina con lui e abbiamo fatto vari dischi insieme a lui e questa meravigliosa orchestra di Lepaia. Quindi grazie per la tua musica e anche che lo dai alla prossima generazione, che è importantissimo. Vedo anche la mia squadra, che sono ormai una squadra di più di 30 persone e modestamente siamo molto bravi. È una squadra bellissima, tanti di cui sono in regia facendo tutto questo lavoro. E poi abbiamo il piacere di ospitare tanti giornalisti da penso 6 paesi diversi stasera. Quindi. So thank you so much to everybody. Pina, do you want to share something more? Maybe there's some special people for you here tonight? I'd say everybody is special in its own way. All friends and are always maybe the most special, but also all the guests, everybody who's come from different countries. The team is very special. It's not only the team, it's part of our family, so are all the artists. And yes, Odradek is a big family with the artists, the team and the public. Fantastico, allora cominciamo questa avventura, le sedie ci sono, io direi mi metto nel mezzo se siete d'accordo e vogliamo partire con un video, mentre noi ci sediamo, un video che magari John possiamo commentare anche insieme e così cominciamo a raccontare questa storia, quindi Tommaso noi siamo pronti. Abbiamo pensato, John, di tenere le immagini del video alle nostre spalle, sì. Così possiamo anche stare un po' girati, se vuoi, io raccontarci un po'. Allora, questo è un video che fa vedere velocemente la crescita, diciamo, il viaggio che abbiamo fatto. Sotto abbiamo i membri del... I'll speak in English, perhaps. Underneath we have the members of our team. First it was just myself and Pina, and then I was joined by a colleague in the United States.
Then in 2014, Tommaso, Shin, Andy, and Joanna joined. And you see above the CDs which we release year by year. 2015, we launched Odradek Jazz. We expanded from classical to jazz. And we obviously, with those additional team members, were able to make quite a few more titles, as you can see, including the complete Rachmaninoff piano works recorded by Artur Pizarro, who we'll hear tonight. Below, that was Ricardo Lopez. We started Bio. This was our first tech project after Anonymous, which we'll talk about later. And as you see, always more efficient with our buildings. 2017, we built this studio. We transferred to this much larger studio called the Spheres. Marcello became the main fonico. And as you can see, we also have a new program called Ghost Label, which we'll talk about also later. Odradek World in 2018, we expanded still another genre. And Enrique Valverde became general manager, which relieved me of a huge amount of pressure, for which I'm very, very grateful. 2019, we started this project. As you see here on the left, those are CDs of recorded material, recorded in the monastery of Jouques, Abbey Notre-Dame de Fidélité. Each one of those little ends is a CD of Gregorian chant. This was the beginning of the largest recording project ever undertaken in the history of the world, the complete Gregorian chant. Joined in 2020 by still more colleagues. They went by too fast, I can't keep up. And here we are with the 2020 CDs we released during the pandemic. And in 2020, we also founded Odradek, which is the holding company for our tech startups. 2021, we started a new company called Vistco in Hamburg. Luca Di Bernardo and Burkhard Bartsch are the administration. And Tommaso Tuzzi is the person who is responsible for all the image of Odradek. He is the creative director. And together with, through Vistco, we're collaborating with major labels now. 2022, we're just about to launch Wikipedia, and we have just launched our own app, the Odradek app. And the interesting thing about that app is that there's actually an entire platform which we have behind it, which we'll also talk about later. And as you can see, year by year, we've just been increasing more and more also the Nordic CPs. In the future, we have new projects planned, which actually are larger still than anything we've done yet. They depend on European funding. We've put in requests for a couple of grants, so fingers crossed that those come through and we're able to actually build our dreams. This is my team, and underneath are helpers from other companies who help us continuously. And this is the timeline of the projects, and here you'll see scrolled by the albums. Wow. Allora, 4 minuti appena più o meno per ricapitolare questi 10 anni. Abbiamo finito. Per cui abbiamo finito, arrivederci. No, noi in realtà siamo qui per ritornare, Pina, anche un po' alle origini, perché quello che ho imparato accanto a voi, che veramente siete una grande squadra che è nata dall'incontro vostro, quindi una squadra, lo siete nel nucleo, e una squadra che poi ha portato un grande abbraccio di persone molto molto speciali in gamba. E John mi ha detto che l'idea è stata tua. Quale idea, Pina? Non esageriamo, non è stata mia l'idea. L'idea di fondare un'etichetta, una casa discografica, è stata sua. E io ho aggiunto un po' del mio, tutte le parti un po' più così, i cattivi consigli. Cioè, il primo cattivo consiglio è stato: perché allora non facciamo una non profit? Qualcosa che serva in realtà ad aiutare gli artisti e ad aiutare la musica in generale, più che una azienda nel senso, diciamo, tradizionale del termine. E questo, diciamo, è stato l'inizio del nucleo di idee, il nucleo delle idee che poi ha portato avanti il progetto. Però poi il resto è tutta colpa sua. Grazie. E è straordinario poi vedere come avete declinato, John. We go on sharing. Go back and forth. Okay. Different kind of music. The roster is bigger and bigger. I don't know if you want to present a little bit the highlights of these 10 years. So, of course, one of the highlights of all time, and who I have the pleasure of hearing this evening, is Artur Pizarro, who
is a world-famous pianist, winner of many competitions, including the Leeds competition, the piano competition in Leeds. And he's also represents Odradek perhaps more than any other artist because he's recorded more CDs with us than anybody else. And no, it's very difficult that anybody catches up with him because he has still more in planning. He's recorded the complete works of Rachmaninoff, the complete concerti of Beethoven, 3 discs in piano 4 hands, and a solo disc of Schumann. And we have still N+1 with the Symphonic Orchestra of Bamberg, concerto of Poulenc. So he's an artist who is someone who actually I knew as a child and looked up to as a god of the piano when I was a very young boy. And now to have this collaboration with him, which is ongoing, is really a pleasure. And the fact that he's here to celebrate, mark this occasion for us, is really wonderful. So just to mention some name, there's a lot, Michele Campanella, François Frédéric, and then Muriel Chemin, of course. That we just heard, yes. With the big who box. just recorded the complete sonatas of Beethoven. And in my humble opinion, it is a new reference recording of the Beethoven sonatas. E io sarò felicissima di presentare il cofanetto di Muriel di Odradek. And then moving on, for example, jazz, Marco Fumo, we mentioned before, Gary Peacock, and world music, Maria Joao, so many. So wide repertoire. And also another special mention, Pina will speak more about this, but the central figure that brought us together and that gave impetus to this project. And really the central figure of our lives was Bruno Madden, a great pianist, a pupil of Artur Michelangeli, and our piano professor for, between the two of us, more than 2 decades. And we have the pleasure this evening of having his son with us, Franco Matzena, who's also one of our artists. Franco, dove sei? Dove sei? Eccolo! Grazie di essere qui. E Pina, forse ti fa piacere aggiungere qualcosa anche sulla figura del vostro maestro? Sì, sicuramente. Per noi è stata un'ispirazione non soltanto dal punto di vista musicale, assolutamente, ma anche dal punto di vista umano. Anzi, direi che forse per lui questi 2 aspetti non erano scindibili, no? Non si potevano separare. E infatti un po' l'idea di fare, quello forse una delle cose che distingue di più l'etichetta, è il fatto che i nuovi artisti vengono scelti attraverso il sistema di Anonymous, che è questo sistema di selezione appunto anonima in cui è il roster stesso, magari poi John lo spiegherà meglio, è il roster stesso che sceglie ascoltando un demo senza sapere chi sta suonando, no? E quindi con un voto sì o no chi deve incidere il prossimo disco. E io ricordo sempre che il maestro Matzena a volte, spesso quando faceva lezione, non guardava mai chi c'era a fianco a lui, cioè lui ascoltava semplicemente, era concentrato assolutamente sulla musica. Questa può sembrare una cosa un po' paradossale, da un certo punto di vista non gli importava di chi stava suonando, ma di cosa suonava, come suonava. Questo non vuol dire che non gli importasse la persona, perché la persona si rivelava per lui attraverso la musica, era poi al di là delle lezioni una persona affettuosissima con noi, presente, eccetera. E però questa cosa mi colpiva, non so se colpiva anche John, il fatto che lui fosse totalmente concentrato sul fatto musicale, e un po' così volevamo essere anche noi nel fondare questa etichetta, cioè non fare differenza tra un artista famoso o meno famoso, non sapere chi sta suonando, vogliamo solo sapere come suona, e questo è tutto. Ne parleremo poi, John ce lo spiegherai magari anche meglio in inglese, ma è questo l'obiettivo, offrire un orecchio, offrire un ascolto, offrire davvero la possibilità a chi merita di avere una bellissima opportunità. Allora, adesso facciamo i bravi con la scaletta così come era previsto, dopo avere un po' introdotto questi tantissimi argomenti. Avete preparato una bellissima serata piena di contributi. Io direi potremmo, John, ripartire proprio da quel video che è A Day in the Spheres, così noi possiamo anche capire meglio il posto dove ci troviamo, la nascita di questo studio. Il nostro Tommaso già lo ha fatto partire e il suggerimento, anzi no, questo sono io, ma insomma adesso parte, e il suggerimento è magari, se ti va, di commentare anche questo caso
questa avventura e che cosa vuol dire The Spheres? Okay, so we chose the name The Spheres. Of course, it refers to the iconic lamps which you see in the building. But of course, what we have here is sort of a temple dedicated to music. And not always this music, but it refers, of course, to Scipio's dream, Cicero's account of Somnium Scipionis. The ghost of Scipio returns and recounts what he's seen of the heavens. What he describes is a series of, I think, 9 concentric spheres which rotate around each other in some sort of mathematical fashion, which creates a perfect harmony among themselves. And this is the universal music. This is the music of the spheres. For us, in a certain sense, true that life is full of music. Our maestro's example was almost the spirit of music embodied. And so it's something which we wanted to celebrate here. E allora forse una piccola traduzione solo perché ci si riferisce con le sfere, The Spheres, il nome di questo posto, Pina, all'armonia delle sfere, al sogno di Scipione, alla visione fisica, visiva di quello che è, in fondo, la visione della musica, la visione visiva appunto di quello che è l'armonia delle sfere, la musica. Sì, sì. E quindi avete costruito, John, questo posto straordinario con molte accortezze speciali anche. Sì, sì. Poi we projected it all ourselves. We built it basically together in collaborating with a local firm, all according to our own designs. And the previous studio that Odradek used for the first 5 years would have fit inside the new control room. So it's a place which obviously gave us much more possibility and an adequate home for the musicians who were starting to join us on this journey. E abbiamo, Pina, un bellissimo momento, quello della inaugurazione di questo posto, quindi siamo a un altro contributo che intanto possiamo commentare insieme, cioè quando The Spheres è stato inaugurato da un gruppo strepitoso. Sì, esattamente, è il Colibri Ensemble con Alexander Lonquich e hanno registrato il concerto di Schumann per pianoforte e orchestra e lo studio non era ancora completamente finito, non c'era il riscaldamento, le mura, come forse si può vedere, non ci siamo ancora arrivati, però erano ancora così da pitturare, è stata un'avventura, è stata un'avventura riuscita però, perché sì. Yes. In the end, we had no doors on the walls. We had no heating. We couldn't make it in time. We'd just taken the studio in November, and in February we already had to record. But everybody was very patient and very willing to suffer through, and we made a beautiful recording. A proposito di belle registrazioni, avete poi cominciato ad avere sempre più amici, sempre più artisti che sono venuti qua anche per, lo racconteremo anche meglio, per la qualità complessiva della registrazione. Ad esempio abbiamo un contributo adesso, Pina, di Franziska Pitsch, che ci dà proprio il senso della qualità Odradek. Io direi, ne ascoltiamo un pezzettino, Okay. poi magari rientriamo e commentiamo insieme. Vediamo. Franziska Pitsch, of course, is the winner, last year's winner of the ICMA prize. So we're really pleased to have had, yes, the ICMA Award. Ok, so the violinist or The violinist, yes. Ok, super. Quindi vincitrice di un premio molto molto prestigioso, quindi top, artisti top, Pina, ma la qualità anche, dicevamo, non è soltanto della registrazione appunto del prodotto CD, ma anche questo lavoro che fate complessivo anche sui video, sull'immagine degli artisti. Certamente, So forse l'imagine, we both, of course, we have Tommaso entirely to thank for this. The creative visuals which are created are really his. We wouldn't have Odradek without him. It's absolutely fundamental to who we are. We're also, we've recently been joined by 2 other members of his creative team, Marco Antonetti and Giuseppe Trepiedi, and together as a trio,
they're expanding vastly the amount of work which they can put out. We're growing ever stronger. The beautiful thing about this new space which we have is not just the fact that we can record more bigger, more important ensembles in the sense of the size. The Colibri, for example, was 65, I think, plus the piano. But the fact that it's a place that we can invite our music association. And so at the end of every recording session, we present the artist in a concert, which we videotape, we record, as you just saw. And it's, of course, the primary way of enjoying music is live. And so the studio has this function of offering music both recorded and live. Allora, piccola traduzione su questo, perché effettivamente è impressionante immaginare che 65 artisti con il Colibri Ensemble sono stati qui nella registrazione con Alexander Lonquist. Io presentai quel disco, veramente sorprendente che un artista come Alexander si sia assolutamente innamorato di questo progetto, perché la qualità è assoluta, ma la cosa più importante è questa multidisciplinarità dello spazio, che è assolutamente adatto non solo per le registrazioni con una qualità che possiamo anche immaginare dal lavoro di installazione, proprio di predisposizione ingegneristica notevolissimo, ma anche per poter appunto creare eventi dal vivo. Allora, siamo al momento in cui vale la pena davvero approfondire l'idea, la mission, da un punto di vista morale, e quindi quel considerare, come si diceva con Pina, la musica a prescindere dal resto. E quindi molte persone, io vedo qui per esempio Maria che ha scritto di voi, eccetera, giornalisti e amici del mondo della musica, si chiedono: ma come funziona veramente? Quindi vi va di raccontare proprio cosa succede? Allora facciamo che qui ci sia il signor Paolo Rossi, che è un pianista e ha una bella registrazione. Quanta ve ne deve mandare? Chi l'ascolta esattamente? Come funziona? Pina, vuoi cominciare tu o John? So we do have actually a Paolo Russo who has done this procedure through 2 or 3 times, because he recorded as a classical musician, as a jazz musician, as a world musician. He was accepted. No, pianist and bandoneon. Okay. And a very multi-talented artist. And so the process is this: someone who wants to join, we have this platform. This was our first foray into the tech, into the development world. And we built this platform which allows us to have a completely automatic and meritocratic system, which is incorruptible because it's a computer, it's automatic. And it's actually a platform which is available for anyone to use for their own purposes. Any group of people that needs to democratically, blindly evaluate anything, could be music, could be text, could be anything, could adopt this platform and use it with their own teams to host their own blind audition processes. So it allows us to apply the peer review process, which is used in science, to music. And this is something which oddly hasn't really been done or experimented elsewhere before, but which ensures, one, equality of access among all artists, and two, it ensures, of course, a very high standard, a very high level. And it also means that we as artists ourselves, we're the people who are voting and deciding the future of our own label. So it means control, democratic control of the artistic direction of the label, and deciding which music we want to be associated with. And in effect, there's no actual policy that directs what type of music we're going to be doing, if it's going to be more 20th century, less 20th century, more romantic, more baroque. But the interesting thing is that I think more than half, almost 2/3 of the music on the classical label that gets accepted is actually a 20th century and 21st century repertoire. Why is that? I think it's because when somebody proposes the Chopin preludes or something, it's beautiful music, of course, but it's been done very, very many times. And so perhaps if it's done really, really, really well, we say, yes, we need this recording. Otherwise, it's more likely that somebody proposes the complete piano works of Arnold Schoenberg, which has been done 5 times, or music of Elliott Carter, or something like this. It's music which is not so well represented in commerce, and so it has that advantage of being more likely to pass through this filter. And so as a result, we have
first of all, a team which esteems one another. And this is something which really pleased me very much. We recently, I suppose we'll talk about this later, but we recently had a survey of our artists. Among the results of this survey, the word which kept coming up was family. And I feel it that way, but I didn't really realize that the roster felt it this way. And that's a beautiful thing to me, because it does feel like actually what we've managed to do is create a system which is not just a cold relationship between label and artist and contracts and these types of bureaucratic things between administration and art, which is often the case. We've actually created a group of people that actually altogether they feel like a family. And in fact, even outside of what we do for our own artists, but we see that our own artists are helping each other out. And that's something really rewarding to see. E allora, piccolissimo spot in italiano, tanto il sistema di Odradek voi immagino lo conosciate, però è veramente interessante ricordare che questa piattaforma dà la possibilità di depositare la propria demo in forma completamente anonima, e dunque il concetto fondamentale è, Pina, il fatto che tutti gli artisti che fanno parte di Odradek scelgono a quali altri musicisti volersi accostare, ed è interessante vedere questo trend degli ultimi anni, per cui sono stati inseriti nel vostro catalogo soprattutto musicisti che sono stati interpreti di brani del XX e XXI secolo, per cui in qualche modo è come se Odradek fosse anche un'antenna sensibile alle scelte del tempo attuale. Tantissimi spunti naturalmente di cui parleremo e che approfondiremo prima di passare al survey, quindi a queste slide che stavamo vedendo. Pina, magari possiamo accennare anche agli Odra Talks. Sì, questa è una cosa che avevamo appena iniziato quando purtroppo ci ha fermati la pandemia, e speriamo di riprendere, e cioè di ospitare qui non solo dei concerti come facciamo e delle registrazioni, ma anche delle presentazioni di libri, delle piccole conferenze abbastanza informali, non so se posso chiamarle conferenze, e anche dei reading di poesia. Infatti abbiamo avuto, siamo riusciti a farne solo 2 purtroppo, la presentazione di un libro sulla complessità del fisico teorico Ignazio Licata e una lettura di poesia dei 2 poeti Giampaolo De Pietro e Francesco Balsamo, e Francesco è anche un bravissimo pittore, disegnatore, ha esposto i suoi disegni contemporaneamente. Sono stati 2 eventi molto molto belli, penso che anche ai nostri soci dell'associazione siano piaciuti tantissimo, e questo non solo perché ci interessiamo anche di cose diverse, non solo la musica, ma anche quindi perché la biodiversità musicale, ma anche e non solo perché la musica non è un recinto chiuso, non vive se non c'è il contatto con le altre arti, con le scienze, con la creatività del suo tempo, altrimenti diventa uno sterile esercizio acrobatico. Yeah, this is not just the space for music. Yeah, and this is corresponds to our idea that music is not a hortus conclusus, just a little space which is closed in itself, but it is not alive if it is not in contact with the other arts and the sciences, with everything that is alive and creative in its own time. Allora John, che ne dici? Andiamo avanti con questo, perché siete anche veramente molto bravi nel seguire il processo, quindi la qualità Odradek è anche figlia del fatto che da musicisti seguite tutto il processo produttivo, ma anche da appassionato e studioso di tecnologia. Per cui anche questo slideshow che adesso ci spiegherai è molto interessante. Di che cosa si tratta? So this was the results of the survey which we ran amongst our artists last month, and we asked how likely would you recommend us to a colleague, and well, you can see the results yourself. I guess 82% said 10 out of 10. So I think that's pretty high. And the question was why? The number 1 was the audio quality, which surprised me, but not too much, because we do have very high audio quality in this studio. And then the quality of the product. But then the number 3 reason was our philosophy. And so these 3 things combined really represent what makes Odradek Quindi different. perché diventare artisti Odradek? Ecco qui i risultati del questionario. Interessantissimo che la qualità è al primo posto in tutti i sensi, John. And I have to say that the quality begins with getting to know the artist, getting to know their relationship to the music.
finding out what it is that the artist is trying to attempt to do with this music, which is new, which is innovative, which is why the world should care about this project. And when we understand that, that forms the basis of all the other decisions which we make. The choice of the location of the photo shoot, maybe even the clothes that he wears, maybe even the placement of the microphones in the hall, and then the packaging which we wrap around the finished product. So the idea is to tell the story of the artist and his or her relationship to the music in a completely coherent way. And this is something which I think we do relatively well, and it's such a core concept of the identity of what makes Odradek function, that we actually founded a new company dedicated just to this idea, called the Visual Storytelling Company. E allora cominciamo a parlare anche di questo, naturalmente sempre un flash italiano, quindi la qualità al primo posto in tutto il processo produttivo e creativo, che quindi significa rappresentare l'immagine dell'artista in coerenza anche con il prodotto che viene venduto, quindi il disco. Quindi c'è veramente un lavoro profondo, quasi maieutico, dell'identità del disco e dell'artista come artista Odradek. E allora hai menzionato questo nuovo Visual Storytelling Company Project. Che cosa vuol dire? What does it mean? So, Vistco is the short version, vist.co, Vistco, which stands for the Visual Storytelling Company. This is a creative marketing company which is based in Hamburg, Germany. It is led now by Luca Di Bernardo, who is with us, and his colleague Burkhard Bartsch, who could not make it to join us. And together with our creative team, who I've named before, Tommaso Tuzzi, the creative director. And essentially what this is it is our internal graphics, video, and this visuals consultancy offered to third parties, offered to the outside world. And we have among clients a major label, which is very pleasing to me, because it means that my team members are now able to work with artists who have a profile which is seen around the world and has a great, I humbly say that Odradek as well has great artists and makes a big impact, but just the resonance of some of these artists we've worked with in just this past year since we launched. We worked with Joyce Di Donato, Antonio Papano, Jonas Kaufman, Beatrice Rana, both Capuzon brothers. And Tommaso just got back actually from Hanover, where he was working with Damrau, Diana Damrau. Quindi praticamente l'esperienza che voi fate nel brandizzare in qualche modo l'artista e quindi trovare quella identità che è al passo con i tempi, abbiamo bisogno proprio di una profilazione, l'avete ormai portata in esterno, quindi offrite questi servizi anche a grandissimi artisti. Pazzeschi che si stanno rivolgendo a voi, veramente Pinepati secondo me sta diventando la voce tenorile di riferimento, straordinario davvero. Allora, siamo al punto in cui questi 10 anni sono stati festeggiati anche da un nuovo logo, giusto? Change of image, yes. It was time for a refresh, we decided, something a little bit more modern. Our original logo, which I still love, was actually just a doodle in the margins of a story of Kafka. It was Kafka's own hand who made that man. We altered it very slightly. We changed the cage which he'd drawn to make a keyboard, which seems more adequate for a music label. But it was a logo which is not really a logo, it's more a work of art. And I have to say that I was very sad about the idea of changing. This was a terrible, difficult decision for me and for all of us, I think, to take. But Marco Antonetti, who just joined our team last year, working with Tommaso, did a wonderful, wonderful job of reading the story of Odradek, written by Kafka, interpreting it and applying the story to what we do, which is, of course, make records.
And the Odradek in the story, here we are, this is the new logo. Okay. Odradek in the story is a spool, it's a spool of thread. And it's described, there we are, described as this strange shape, which is a spool of thread and all sorts of fragments of thread trailing behind. It's apparently not useful. It's apparently something which has just been forgotten about, left in the house since forever. And there are all these different colors of thread coming off of it. For us, of course, all these threads are all the different activities which we do. And the fact that it's this object which is not apparently useful anymore, forgotten about, this is something which speaks to the lack of purpose that finally music has. What purpose does music actually, do we need it for survival? It's not, we can't eat it, we can't, what does it mean to buy music? It's not something which, it's something which has value, yes, but it's a value of a different plane. It's a value of a different sphere. It's not something which you can, what price you put on a Beethoven sonata. It's infinite, surely. If you can't speak of a transaction where you buy a sonata, but yet we're a music label, we have to sell Beethoven sonatas. We hope to. And so the Odradek represents this paradox of being in the world but not of the world. So the new logo really pictures this spool of thread, which is all of our artists, all of our projects, all of our dreams and hopes for the music world, but it's positioned as a microphone. And actually the A underneath, the A in the name Odradek underneath the microphone serves even as the tripod. So it's a really genius design, and I have to say, Marco I'm thrilled with it, so thank you Marco. Ecco, quindi rivediamo insomma questa trasformazione che non è stata facile, Pina, insomma, da questo essere multiforme kafkiano. Pure tu, ecco, se vuoi dare un tuo commento anche su questa trasformazione che comunque nel microfono ha trovato questa centralità anche dell'ascolto che Odradek vuole offrire. Sì, certo, siamo passati appunto dal disegno di Kafka leggermente ristilizzato a quello che è che abbiamo visto prima, che è il rocchetto, che è contenuto anche nella storia di Kafka, trasformato in un microfono. Quindi diciamo, è la sintesi dell'origine di questo nome e della funzione musicale che vogliamo dargli. Allora, A Future of Music, abbiamo un contributo ancora, John e Pina, vediamo un po' che cosa ci offre. Lo vediamo tutto, sono 1 minuto e poco più. Che cosa significa A Future of Music? Vediamo. Qui siamo veramente alla performance anche visiva, un lavoro di sintesi incredibile in un video di 1 minuto e 15. Che cosa significa, come esprime A Future of Music e cosa esprime di Odradek questo video? So first of all, we have this strange music, this strange abstract, and I have to say, Odradek probably to most people seems a bit strange, so that's probably appropriate. We have this perfect circle of microphones, which of course are also surrounding us here in the studio.
and they're the tools of our work, but they're also beautiful objects with stories in their own right, which we really like. And it's another one of our projects, actually, to catalog all the microphones of the world. And showing the microphones in the context of this strange, surreal music. And then the image of the new logo at the end, I think, really makes that connection with what it is that sets Odradek apart, and this new image which we have contained in the new logo. Quindi un video in cui i microfoni hanno un ruolo centrale, questo circolo di microfoni e il performer al centro, ecco, quindi una clip molto rappresentativa del senso che Odradek vuole offrire. E allora, A Future of Music by Odradek, quindi John, we hope to be a part. Vogliamo vedere i prossimi 10 anni di Odradek? The next 10 years. First of all, I'll start very briefly. Of course, Vistco just started, and it's already off to a tremendous start, and I hope that continues to grow. We have on our own roster, many of our artists are coming back with new projects which are very interesting, which we're looking forward to working on, and of course every week we get new applications, and so. Allora, dischi si continua, ne abbiamo tanti, gli artisti confermano con nuovi prodotti. No doubt. Through Odradek, we now have Nooms, which we just completed. So Nooms was the largest recording project ever in the history of the world, recording 3 years of Gregorian chant. 3 years means 6 to 7 hours of music every day for the course of 3 years. More than 10,000 pieces. Of course, we considered selling it as a box set, 6,000 CD box set, but we decided against 6,000. Ok, allora intanto Tommaso vediamo un po', non 7.000 ore, ma insomma qualcosina di Nooms, che è questo progetto pazzesco, intanto che parte, ve lo traduco brevemente, questo lavoro che appunto presenterò anche sicuramente a Radio 3, il più grande progetto di registrazioni mai realizzato nella storia, in questo luogo splendido della Francia, in questo monastero. Le suore hanno lavorato 6-7 ore al giorno per 3 anni per registrare il più grande progetto di raccolta di tutto l'esistenza del gregoriano. This is what they do every day. This is their normal life. They're not doing anything more or anything less than their normal prayer life, and we just were there to document it. È veramente un progetto che vale la vita. Vediamo brevemente questi estratti. Se si può alzare un po', magari anche il volume. So we're listening to the communion, yes, Factus at Pentecost, correct, yes, which of course talks about when the Holy Spirit descended on the apostles, and there was fire that danced on their heads, and then they spoke in tongues, and it was the founding of the church. We started our project, we launched it, the web app, on Pentecost 3 years ago. We just had Pentecost a few days ago. And that means that we finished the first 3-year cycle. We finished recording the 3-year cycle of the Novus Ordo, which means that the recording is done. Our team has still some more work to do to get it all into the app and get all the translations finished and things like this, but the recording part is done. Allora, perché poi app? Che vuol dire questo progetto? Abbiamo un altro contributo anche sulla app, quindi come fruire di questo ascolto? So rather than, of course, make this 6,000 CD box set, we decided to launch this application, which brings together the scores, the text in Latin, and the text translation into English, Italian, French, German, and Spanish, as the user needs. Possiamo già scaricarla? Absolutely. Allora, la app è già scaricabile di questo progetto, che invece di avere 600 dischi da avere in casa, da registrare... 7.000 dischi. 7.000 dischi, sorry. Roba da pazzi. 7.000 ore, 7.000 dischi, giustamente. Abbiamo un'app, là dentro c'è tutto, italiano, inglese, francese, quindi veramente anche l'ufficio delle ore lo possiamo ascoltare. Se ci va di essere accompagnati dal gregoriano per
it's Spotify for Gregorian chant. If you want it just for meditation in the background, you can just listen to it. But if you read these texts and meditate upon them, and if you have an active prayer life, it's also a technological tool for this. Quindi sempre antico e moderno è un'altra cifra. We see our future actually through the past, which I think is often true. But also some of the upcoming projects which we have, we're actually going to be leveraging this huge amount of material which we have from medieval times, which is of course the ground from which Western classical music was born. So it's our own history, it's our own tradition. We're going to be using this huge amount of material which we have in terms of scores and which we have in terms of recordings to train a sort of, and this is something which two of my colleagues here tonight, if we get this funding, something which we'll be working on together to create through mixtures of algorithms and artificial intelligence, a sort of musical artificial intelligence which is able to listen and recognize what it's listening to and read a score and know what it should sound like. And putting these two things together creates incredible possibilities for the future. Quindi scoperte letteralmente scientifiche al servizio anche con l'intelligenza artificiale al servizio della musica, la nascita di app per la musica, la nascita anche di Sinfonio. So we just launched our own application, which I encourage all of you, of course, to download. In fact, I think we have many users who are watching us here live tonight, streaming through the app. At least I hope that they are. And the thing about our app is not only that we built an app, many people have apps, but we built a platform which permits anybody in the music business to have their own app and to do it for a very low cost and very efficiently. So in the same way that, for example, WordPress permits someone who's not a developer, doesn't know CSS, HTML, things like this, somebody's streaming. If anybody can launch their own website with very few steps using a platform like WordPress. What we've done is built the same type of system for the app stores, and that might sound banal, but it's not at all. It's not an easy thing to do, and I don't see where Giles is sitting, but our developer is here with us tonight to celebrate with us. There you are. And I thank you very much, because it was a huge task, a large ask, but they pulled through for us on this project. And what it means is that orchestras, venues, other labels, large music ensembles, they now, for not too much money, without hiring their own developers, can launch and manage very easily their own application for iPhone, for Android. They can even run their websites through the same system, and it permits you to sell tickets to events, announce your events, send push notifications. It allows you to leverage your recorded catalog much more than is possible with tools like Spotify. And it's because we actually integrate things like Spotify, the streaming platforms, into the app. So end users, they don't have to purchase another subscription. They use the existing subscription service which they have and like. They don't have to pay anything additional, but it allows them to read the booklet notes, watch videos about the artist, read the biography. It allows you to tell the story. In other words, we're always coming back to this. Torniamo quindi allo storytelling. Io sono strabiliata, bellissimo, perché molte cose le imparo insieme a voi. Pensavo di avervi capito, ma c'è un mondo dietro Odradek, ovvero anche da un punto di vista tecnologico la creazione di un modello di app che potrà essere utilizzata per orchestre, luoghi di concerti, tutti coloro che insomma abbiano un prodotto musicale da vendere, in cui, a differenza di un banale sito, ci possono essere tanti prodotti interconnessi e riportabili proprio all'artista o alla location del concerto, la sala da concerto, eccetera, per cui per esempio addirittura facendo migrare, connettendo Spotify
quindi avendo la facilità che tutta la mia musica è lì, è nell'app, non mi devi andare a cercare magari in giro sparpagliati nelle app altrui, ed è un format che voi avete creato, avete messo a disposizione, che quindi già esistente. Abbiamo parlato poi degli amici a casa che ci stanno seguendo anche con lo streaming, e insomma stiamo andando verso la fine di questo incontro. Abbiamo ancora qualcosina da dirci, però naturalmente salutiamo anche tutti gli amici che sono connessi da casa, quindi questo aspetto anche di tecnologia al servizio dell'arte e essere veramente all'avanguardia con questo bel pool anche di creativi informatici. Allora, che cos'altro vogliamo raccontare? Perché effettivamente ci sono altri aspetti interessanti poi dell'apporto innovativo di Odradek per il futuro. Prima di salutarci, John. Yes, so we've accomplished a lot these last 10 years. We've grown, we've made a great team, both in terms of what we're capable of doing technically, what we're capable of doing in terms of recordings, what we're capable of doing in terms of visuals. And we have a roster of artists which is, I think, splendid and highest order. And I think that's recognized now very far and wide, which pleases me a lot. It's also a group of people who feel connected to each other like a family, and that's probably the greatest thing of all. But we haven't fully succeeded in our mission. What is our mission? Our mission is to give voice to any artist who deserves for their story to be told, for their music to be heard. And we do that, yes, through the peer review process and everything. But it's still necessary for the artists to co-invest into their own projects. And alas, this is not easy necessarily for all artists to do. And so for us to fully accomplish our mission, we would need to make recording free again for all artists. And this is fundamentally the mission of these tech projects. We are trying to build these other businesses up to the point where these other revenue streams can actually support and sustain what we do as a label, but sustain to the extent that eventually we can actually waive the artistic fees to the artists, and really then truly will have achieved what we set out to, which is a meritocratic space where every worthwhile voice is heard. Io intanto un applauso e poi traduciamo in caso, ma che meraviglia! Facciamo così, siccome qua si sta parlando veramente, siamo in conclusione di questo incontro della mission, di come tutto questo sia fatto in fondo per gli artisti, anche questo espandere a livello tecnologico. Pina, aggiungi tu in italiano, anche se ti fa piacere salutare, come dire, anche completare quello che stava dicendo John. Siete fantastici, siamo veramente tutti quanti con voi. John, mi dicevi, presentati, vabbè, io sono Valentina Lo Surdo, non mi sono presentata prima, ma come osservatrice del mondo musicale sono sempre in giro e sono costantemente alla ricerca di questo, per cui questo è un posto per persone che vogliono davvero dare il futuro alla musica, e ce n'è di futuro, perché tante parti del mondo, anche il samoano per esempio ce lo racconta, ma è soltanto che probabilmente qui nel vecchio mondo siamo fin troppo abituati alla bellezza, e forse il futuro, anche quello prossimo delle nuove generazioni, invece anche con l'aiuto della tecnologia, sarà più attivato, ed è importante che noi ci connettiamo anche con i nuovi strumenti a quelli che sono i gusti, la sensibilità delle nuove generazioni. Pina, a te un saluto e un pensiero. Ma io forse non posso far altro che più o meno ridire quello che John ha detto soltanto in italiano. Noi speriamo che, come vediamo il futuro di Odradek, i prossimi 10 anni, li vediamo, speriamo di continuare a fare tanti dischi, di avere ancora artisti nuovi e artisti anche vecchi che ritornano, e riteniamo assolutamente necessario integrare le nuove tecnologie nella musica, non per dimenticare la musica dal vivo, perché la musica dal vivo, quella che si ascolta nei concerti, resta assolutamente centrale e insostituibile, ma perché non è possibile fare a meno della tecnologia. Sarebbe sciocco dire altrimenti, no? Dire a noi non ci piace lo streaming, non ci piacciono le app, eccetera. Questo è impossibile da evitare, sarebbe una battaglia persa in partenza, e anzi vogliamo che la tecnologia ritorni al servizio della musica e ritorni al servizio di Odradek stesso, e che appunto è il sogno finale, come ho detto
come ha detto John, è quello di rendere Odradek, la produzione dei dischi con noi completamente gratuita, perché adesso gli artisti coinvestono, noi coinvestiamo con loro, ma abbiamo bisogno di sostenere Odradek in qualche modo affinché gli artisti possano in realtà registrare gratis, senza pagare niente. E quindi speriamo che questi prodotti tecnologici che sono for profit questa volta, e non dirò facciamo un non profit, mi è bastata la prima volta, possano aiutarci a sostenere Odradek e anzi a raggiungere completamente il suo scopo, e che è quello di fare della meritocrazia l'unico criterio per l'ammissibilità a pubblicare un disco con noi. Ladies and gentlemen, Pino Napolitano, John Anderson. Grazie Valentina. Salutate a casa. Thank you so much to everybody of you. Thank you. And I also want to thank everybody in the regia. We have Fabio, Marcello up in the regia who are doing all the audio work and helped set up the scene of tonight. And Tommaso, of course, who's managing the streaming, doing all the video work and set up all the lights and everything. And also especially Shinyu, who organized the event and the party to come afterwards. Il team, naturalmente. Grazie, 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 grazie.